Bentornati nel nostro rifugio di verità, l'unico angolo del web dove spazziamo via la polvere dei pettegolezzi per tirar fuori l'oro che brilla sotto. State guardando Stelle Turche Rivelate. Se nelle ultime settimane vi siete svegliati con un peso sul petto, scorrendo i feed e trovando solo nuvole di sospetti, oggi è l'alba che rompe il buio. Per chi crede nella connessione tra Gökberk YLDRM e la luminosa Cemre Arda, il mese passato è sembrato una notte senza fine. Siamo stati immersi in un soffocante mare di e se di scenari peggiori. Ma ora posso dirvelo, il temporale si è aperto. Non è il racconto di insider anonimi, di fughe di informazioni, di voci senza volto che alimentano la macchina del gossip. È la storia di una voce che conta, uscita allo scoperto con convinzione assoluta. Qualcuno che vive al centro della vicenda, il custode del focolare, ha parlato, e con quelle parole ha spostato l'asse di tutto ciò che pensavamo di sapere. Oggi, su Stelle Turche Rivelate, analizziamo l'intervento che ha rimesso in linea un racconto. Scomponiamo le frasi di un padre che si è alzato in piedi per proteggere suo figlio, e assistiamo alla forza di un legame familiare più solido di qualsiasi titolo urlato. Ma prima di varcare il giardino della verità, vi chiedo, credete che il vero amore possa sopravvivere senza il sostegno della famiglia, o che proprio quel sostegno sia l'ultimo tassello del puzzle? Se amate queste immersioni cinematografiche nelle vite delle stelle che seguite, assicuratevi di essere iscritti a Stelle Turche Rivelate. E se volete supportare il nostro racconto indipendente e accedere a discussioni riservate alla community, il pulsante iscriviti è lì sotto ad aspettarvi. Il vostro sostegno è la benzina che tiene accese le nostre luci. Ora respiriamo insieme e ascoltiamo. Per capire veramente la portata di ciò che è accaduto oggi, dobbiamo riconoscere la turbolenza da cui abbiamo appena riemergere. Lo spettacolo mediatico è stato inzuppato da una tempesta artificiale progettata per far vacillare il legame tra Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Una campagna di invenzioni corrosive. I social e le copertine patinate traboccavano di un copione avvelenato. Si leggeva di gelosie ingestibili, di ambizioni professionali che oscuravano la tenerezza privata. Ogni mattina ci svegliavamo davanti a titoli freschi pronti a raccontare che la loro favola aveva finito le pagine. La rottura sarebbe stata imminente o, peggio, già consumata a porte chiuse. Il ritornello era martellante. I successi in ascesa avrebbero costruito un muro. I malintesi avrebbero soppiantato l'affetto. E tra i fan si era fatta viva una paura concreta, quasi fisica, che quelle falsità incessanti finissero per intaccare qualcosa di prezioso. È facile chiedersi, sotto una pressione così grande, se il rumore continuo possa urtare contro la vita privata fino a provocare una crepa vera. Nella nostra ansia, però, abbiamo dimenticato una verità semplice. I legami con radici profonde non si piegano al primo colpo di vento. Quando la notte sembrava il culmine del suo buio, è arrivata la luce. E non è scesa da un faro di studio o da un comunicato di un'agenzia. È nata dentro una casa di famiglia. L'eroe di questa giornata non indossa la fama come un'armatura. Non cerca applausi, non insegue lustrini. Parliamo del padre di Gökberk YLDRM. Un gentiluomo di un'altra generazione. Un patriarca dagli occhi fermi, capace di un amore che non si mette in posa. Ha sempre scelto la discrezione invece del palcoscenico, la dignità invece dello spettacolo. Ma quando ha percepito che la felicità di suo figlio e la reputazione della donna che lui ama venivano minacciate da un circo impazzito di menzogne, si è alzato in piedi con calma e fermezza. Stremato dalle invenzioni, stanco di vedere il cognome di famiglia trascinato nel fango delle speculazioni, ha rotto il silenzio. Non lo ha fatto con rabbia, lo ha fatto con amore protettivo, quello capace di staccare la spina al frastuono. In un'intervista concessa con l'unico scopo di calare il sipario su questa farsa, ha parlato con una limpidezza che ha zittito la stanza. Con la forza tranquilla di chi è ancorato alla verità, ha detto: ho sentito troppe invenzioni in televisione, e non posso restare fermo. Conosco il cuore di mio figlio meglio di chiunque. Gökberk non lascerebbe mai Cemre, lei è l'altra metà della sua anima. Fermiamoci e lasciamo che quelle parole scendano fino al midollo. L'altra metà della sua anima. Non l'ha chiamata fidanzata, non l'ha definita compagna come farebbe chi parla in superficie. Ha scelto un linguaggio che sfiora il sacro, una formula che somiglia a una promessa. In una cultura in cui il valore della famiglia è un patto morale e la parola di un padre pesa più di 1000 dichiarazioni ufficiali, l'affermazione di un uomo così vale intere divisioni di pubblicitari. Non è una frase, è una benedizione.
Un sigillo che dice che questo amore non è un capitolo nel libro di Gökeberg. È la sostanza stessa della storia. E non si è fermato lì. Informato dei bisbigli malevoli su presunti attriti tra Cemre e la famiglia Ilonelle DRM, ha voluto rendere tutto limpido. Cemre non è solo la fidanzata di Gökeberg, ha aggiunto piano. Per noi è già una figlia. È una persona meravigliosa, dal cuore limpido, e mio figlio la ama più di qualunque cosa al mondo. Con quelle parole ha colpito il cuore di ogni rumor che voleva alzare muri tra le case. Definirla una figlia significa aprire la porta più custodita, invitarla non solo a sedersi a tavola ma a entrare nella genealogia. È un gesto di accoglienza radicale. È un momento potente, capace di ribaltare il racconto che i media hanno cercato di venderci. Un promemoria che la vita vera si decide a un tavolo di cucina, non in un trend. E voi, come vi siete sentiti quando avete ascoltato queste parole? Avete avvertito sollievo, gratitudine, pace? Diteci la vostra nei commenti. Leggiamo ogni punto di vista. E se vi sta piacendo questo scavo minuzioso, toccate il tasto mi piace, ci aiuta a raggiungere altri fan esausti delle falsità. Per chi vuole sostenerci nelle nostre indagini narrative, cliccare iscriviti vi rende parte integrante della squadra. Il vostro contributo vale più di quanto immaginiate. L'intervento del padre ha raggiunto il culmine non in proclami altisonanti ma in un ricordo raccolto, un frammento che altrimenti nessuno di noi avrebbe mai visto. Ha descritto una scena di pochi giorni fa nel giardino di casa. Immaginatela, il tardo pomeriggio che accende di oro le foglie, un respiro di brezza tra i rami, e due persone sedute vicine su una panchina. Li ho visti tenersi la mano e parlare del futuro, ha raccontato, con un sorriso che si intuiva a distanza. C'era una scintilla nei loro occhi impossibile da fingere. Si guardavano con un amore tale che, in quell'istante, ho capito che niente e nessuno potrà separarli. Non è una scena di promozione, non è un set allestito per convincere qualcuno. È la verità silenziosa di due persone a casa, un universo ridotto a una panchina, a una conversazione, e a un padre testimone di un sentimento che non ha bisogno di telecamere. È la prova che il loro legame vive soprattutto nelle pause, lontano dalla cassa di risonanza. L'effetto di queste parole è stato immediato e tangibile. Le telecamere hanno raggiunto Gökeberg YLDRM mentre usciva da una giornata massacrante sul set. Doveva essere stanco, con il peso della produzione sulle spalle. Ma quando i cronisti gli hanno riferito le frasi del padre, chi era presente ha segnalato un cambiamento in tutto il suo volto. Gli occhi si sono riempiti di emozione e di orgoglio. La tensione delle ultime settimane è parsa sciogliersi. Con un sorriso che ha rammorbidito la notte, ha confermato tutto. Mio padre è il mio eroe, ha detto, con la voce appena incrinata dalla gratitudine. È la persona che mi conosce meglio in questo universo. Se dice che non lascerò Cemre, è perché quella è la pura verità. Cemre è il mio destino e il mio rifugio. Non credete alle menzogne, siamo più felici che mai. Chiamare qualcuno rifugio significa nominarlo riparo, casa al riparo dalla tempesta. In quella frase, Gökeberg ha costruito un muro attorno alla loro vita. E Cemre arda? La nostra regina di misura e grazia non ha atteso per replicare. Intercettata poco dopo, non ha potuto nascondere la gioia. Sentire la famiglia dell'uomo che ama schierarsi con lei vale più di qualsiasi copertina o premio. Con quell'eleganza che da sempre la distingue, ha risposto, sentire il sostegno della famiglia di Gökeberg è il dono più prezioso. Suo padre è un uomo saggio, lo rispetto profondamente. Le sue parole mi hanno dato una forza enorme. Io e Gökeberg siamo legati da un vincolo indistruttibile. Avete sentito? Indistruttibile. Non fragile, non condizionale, incrollabile. Non solo ha riaffermato il suo amore, ma ha onorato la tradizione e mostrato gratitudine verso la sua famiglia. Così ha chiuso la porta al copione manipolatorio che tentava di mettere casa contro cuore. Ha dimostrato di non essere un'estranea, è una pietra angolare. Ma il capitolo non si chiude con due dichiarazioni in strada. Le nostre fonti più affidabili raccontano che, dopo questa ondata di emozione pubblica, sia stata organizzata una cena intima, un piccolo incontro familiare per ringraziare il padre la cui voce ha squarciato la nebbia. Immaginate la scena, una tavola apparecchiata con cura, piatti che profumano di cucina di casa, bicchieri che tintinnano, mani che si stringono un attimo più a lungo. L'aria, ci dicono, sapeva di vittoria giusta, di tregua conquistata.
A un certo punto, gli sguardi si sono concentrati sul capotavola quando Gökberk ha alzato il calice. Ha incrociato gli occhi di suo padre e ha detto: «Grazie, papà, per aver ricordato al mondo quanto amo questa donna». Non era un brindisi alla visibilità. Era una promessa rinnovata, pronunciata davanti all'unico pubblico che conta davvero. Le riviste che volevano dividerli sono state costrette a fare un passo indietro e ad assaggiare il sapore delle proprie parole. Gökberk non lascia Cemre, e Cemre non lascia Gökberk. Come ha essenzialmente detto suo padre, lui conosce il cuore di suo figlio, e quel cuore batte per lei, in modo fermo e costante. Non sono solo una coppia adorata sullo schermo, non sono soltanto due traiettorie luminose che si incrociano. Sono una famiglia in costruzione, che impara, protegge, festeggia insieme. Questo è ciò che resta, ciò che attraversa le stagioni. E il futuro? Appare luminoso. Con la benedizione del padre e con fan che non hanno mai smesso di credere, la strada davanti a loro sembra stabile. Forse quella conversazione in giardino accennava a progetti, una casa più definitiva, radici da piantare in un luogo tutto loro. Qualunque cosa sia, la costruiranno sul terreno solido che hanno difeso con coraggio in queste settimane. Grazie per averci accompagnato a celebrare questa vittoria della verità su Stelle Turche Rivelate. Se questa storia vi ha scaldato il cuore, lasciate una stella nei commenti. E ricordate, se volete sostenere un racconto indipendente che rispetta le stelle, cliccare iscriviti è il modo migliore per aiutarci. Alla prossima, fidatevi delle radici, non del vento.